Ciao a tutti e benvenuti. In questo pacchetto vogliamo vedere le distribuzioni che penso siano quelle che consumano un po' più risorse, però che sono più complete, più a portata di utente medio. La base è la stessa, Ubuntu 2.3.04 con il kernel Linux 6.2. La prima che vediamo è Ubuntu GNOME versione 44 con GTK4. Questa è Ubuntu. Graficamente è molto carina, è molto semplice e funzionale, la utilizzo tutti i giorni anche per lavoro. Qui c'è un comodo pulsante per avere la visualizzazione completa di tutte le app disponibili. L'interfaccia non è originalissima, ma funziona dappertutto come tablet e cellulari e ha accessibilità abbastanza diretta e veloce. Le applicazioni che troviamo installate non sono delle applicazioni molto particolari, è una serie di altre applicazioni che sono di uso comune, come anche la suite Office che troveremo sulle altre distribuzioni. Io mi soffermerei più su impostazioni perché è quello che caratterizza un po' di più e distingue le distribuzioni derivate l'uno dall'altra. È molto semplice, molto diretto, icone ben chiare, descrizioni. Mi soffermerei un po' di più sull'aspetto che è quello che in genere colpisce di più e influenza tantissimo sulla scelta delle distro in generale. La parte grafica ci permette di scegliere il classico tema chiaro e scuro, è possibile anche scegliere un colore di base. Qui sotto possiamo scegliere gli sfondi. Nel complesso è quasi tutto. Qui c'è un po' il resto che possiamo fare, cioè le dimensioni delle icone, mostrare le cartelle sul desktop, la dock. Questa c'è da fare un discorso a parte perché non fa parte di GNOME veramente, ma fa parte di una sorta di estensione. Su GNOME ci sono le estensioni che sono quello che veramente caratterizzano questa distribuzione. Ti permettono di aggiungere delle grandi funzionalità, come per esempio la possibilità di aggiungere un dock come questo, che al momento ci sembra normale, lo vediamo, è prestabilito, ma in realtà non lo è. Gli hot corners e poi ci sono una serie di impostazioni molto semplici come le dimensioni delle icone, le notifiche, qui è possibile abilitarlo o meno, c'è un cerca, un multiattività, qua vado rapido perché sono cose abbastanza semplici. Qui è possibile mettere gli angoli attivi, ma vanno configurati meglio con l'estensione. Gli applicativi, è possibile fare delle configurazioni sulle singole applicazioni in base alle applicazioni stesse. Abbiamo la privacy, gli account online per i login, la condivisione, le informazioni, un buon pannello di configurazione dell'audio, l'energia, gli schermi e una serie di altre impostazioni che siamo abituati, se utenti di Windows, ad avere questa sorta di configurazioni e soprattutto di applicativi che permettono di gestire il sistema di base. Abbiamo le applicazioni predefinite, queste sono molto importanti perché ci permettono di stabilire quale dei programmi preferiamo avviare quando dobbiamo aprire un file. E infine sono una sorta di informazioni abbastanza comuni. Una nota, diciamo un'applicazione degna di nota è questa, o meglio una configurazione che permette di avere delle grandi personalizzazioni con un semplice click. E questo ci aiuta tantissimo perché ci dà un'accessibilità molto alta al nostro computer senza dover andare in giro a cercare l'app corrispondente per configurare. Abbiamo anche Ubuntu Soft per installare delle app senza doverle installare da riga di comando. Direi che per Ubuntu è tutto. La successiva è Kubuntu KDE Plasma versione 5.27 con le Qt versione 5.15. Andiamola a testare. Allora siamo su KDE, o meglio Kubuntu. L'interfaccia grafica appunto è basata su KDE Plasma. Come impostazioni visive lo trovo migliore di Ubuntu. KDE e GNOME sono entrambi dei desktop environment storici, sono cresciuti, hanno avuto tanti anni per maturare. A livello di funzionalità noi vediamo che c'è un raggruppamento stile Windows. Tra i preferiti troviamo appunto Discover, che è il software center specchio di Ubuntu, è molto simile. Abbiamo allora l'organizzazione in accessori, abbiamo Arc, un'applicazione per gestire gli archivi, i giochi classici preinstallati, abbiamo il comparto grafico con gestione scan, il classico Office, identica versione che abbiamo già visto su Ubuntu. Impostazioni, a parte di internet e di connessioni, multimedia non c'è granché, ci troviamo bene o male quello che c'è nella suite
default più o meno di Ubuntu. Mi vorrei soffermare un po' di più sulle impostazioni perché c'è qualche differenza con Ubuntu. Allora abbiamo l'aspetto è estremamente più ricco rispetto a Ubuntu. Abbiamo lo stile delle applicazioni, ci dà già un qualcosa molto più personalizzabile rispetto a GNOME sui tool che ha di default. Abbiamo lo stile di Plasma, ok, abbiamo dei widget, dei colori, c'è una personalizzazione, oserei dire quasi completa del sistema rispetto a quello che abbiamo visto prima. Qui abbiamo le aree dello schermo su cui possiamo attivare degli eventi, delle facilitazioni, gli effetti del desktop. Ecco, qui c'è palese, trova il mouse, tanti effetti recuperati da quelle che sono delle funzionalità ormai apprezzatissime sul Mac. KWin è il programma per gestire le finestre. Magari Ubuntu li raggiunge questi livelli tramite le installazioni delle estensioni, ma di base non permette una così vasta personalizzazione. Account in linea, copie di sicurezza, sì, ci sono tanti tool, backup, portafogli di KDE per le password, segnalazioni dell'utente, connessioni. È un tool molto apprezzato per configurare le connessioni, questo è qualcosa che su Windows è già di base. Abbiamo il firewall per poterla gestire, aggiornamento software, impostazioni di emissione, schermo e video, impostazioni appunto dello schermo, della risoluzione, audio, multimedia, gestione energetica. KDE Connect mi ha un po' incuriosito che dovrebbe essere qualcosa che ci permette di interagire con i dispositivi mobili Android, le stampanti che comunque hanno un ottimo supporto anche su Ubuntu e Thunderbolt se è presente nel sistema. Allora, io mi sento di dire che questo è tutto su KDE. Abbiamo una barra di funzionalità un po' più ricca come appunto fa KDE rispetto a GNOME che abbiamo già visto. Sul momento mi trovo a far pendere l'ago della bilancia su KDE perché è un po' più curato, non solo esteticamente ma anche in termini di aiuti all'utente medio. Direi che per KDE è tutto. La Budgie non ha la stessa storia di Ubuntu e Kubuntu, questa versione sembra un po' un Frankenstein se paragonata alle altre due. Utilizza Planck per creare la classica barra di macOS, utilizzata anche da Elementary OS, un'altra distribuzione di qualità. Utilizza Budgie VM per le finestre. Andiamola a testare. Qui siamo su Ubuntu Budgie, troviamo un'interfaccia molto simile al Mac. Questo è il famoso Planck di cui parlavo prima, un tool molto funzionale, molto ben fatto. Abbiamo un menu, sembra che sia un incrocio tra lo stile di GNOME e KDE. Abbiamo un po' di funzionalità, Budgie API per gestire il Raspberry, Budgie Screenshot, cerca di avere un ecosistema e questo è sicuramente una nota positiva. Abbiamo un Budgie Welcome che ci dà una mano a scoprire e configurare evidentemente alcune parti relative più che altro al software. Per il resto troviamo più o meno le cose in una veste un po' diversa che troviamo su tutte le distribuzioni al momento derivate di questa Ubuntu 2.3.04. Aggiornamento software, analizzatore del disco, anteprimi controlli. Qui c'è qualche tool che effettivamente sembra essere un'esclusiva di Budgie Control Center. Ecco, qui mi sento di dire che è estremamente simile, quasi un clone delle impostazioni che abbiamo trovato già su GNOME. Non stiamo a ripeterci, troveremo le stesse cose a quanto pare, quindi non c'è molto da approfondire. Impostazioni desktop Budgie. Ecco, questo è forse qualcosa che va a integrare una mancanza di Ubuntu, la personalizzazione. Qui abbiamo le icone e i cursori, queste cose si possono personalizzare su GNOME come ogni distribuzione, ma hanno bisogno di un tool integrativo da installare extra. Quindi io devo comunque criticare Ubuntu per la base che fornisce. Raven, finestre, qua c'è parecchia più configurazione. Qui abbiamo Planck e Software Center, un po' come nelle altre due distribuzioni, e direi che abbiamo finito. Passiamo un po' a fare un resoconto ora di quello che abbiamo visto fino ad ora. Allora, cerchiamo ora di fare un resoconto, abbiamo visto un po' tutte. Test di base performance, mi sono permesso di fare un breve test. La via di sistema, che su Ubuntu è di circa 13 secondi per arrivare alla schermata di login. Ubuntu
di 12 secondi, anche se poi mette un po' più di tempo per arrivare all'effettiva schermata dove poter lavorare, quindi in realtà è un'equivalenza, mi sentirei di dire, con Ubuntu e Ubuntu Budge 13 secondi. La CPU all'avvio, il consumo di base senza aver avviato alcunché si attesta sull'1%, quindi si parla comunque di una prestazione molto molto simile. L'unico elemento che possiamo valutare, a parte la parte estetica e personale, è l'utilizzo della RAM all'avvio. La RAM all'avvio effettivamente è più alta rispetto, diciamo, agli altri su Ubuntu Budgie, è un po' più bassa su Kubuntu. Non mi immaginavo che ciò potesse avvenire perché comunque è un ecosistema e un desktop environment molto ricco e mi aspettavo che ci fosse un consumo in più di risorse. L'installazione e i test sono stati fatti utilizzando VirtualBox, la versione 7, li abbiamo fatti girare su una CPU con un solo core e come RAM abbiamo dato 8200 MB, insomma 8 giga, i classici 8 giga, che però sono strasufficienti per far girare un po' tutto. Io credo che queste distribuzioni girano egregiamente anche su 4 giga. Chiaramente utilizzando delle app è lì che viene a sentirsi la mancanza di quella RAM in più. Passiamo infine alla classifica personale. Io direi che Kubuntu al momento vince a mani basse. Ubuntu sicuramente è superiore e quindi Ubuntu Budgie scende per ultima. Per questo video è tutto, spero di avervi dato un po' una panoramica su queste distribuzioni. Un saluto e ci vediamo al prossimo video.